Tre atroci storie truci. Favole da una realtà parallela. Di Toni Guazzaroni. Favola numero 1. Di te mi fido. C'era una volta una povera vecchierella che viveva sotto ad un ponte. Era così poverella che anche la Caritas ebbe a sputarle in faccia più volte, intimandola di non tornare perché disgustava anche gli altri pezzenti. La vecchierella però non aveva sempre vissuto nell'indigenza. Anzi, in gioventù aveva goduto di ricchezze e salute e grande agio, grazie ai proventi ricavati da un'intensa appassionata carriera da prostituta. Un giorno però, in men che non si dica, e senza che lei se ne accorgesse, metà del suo patrimonio venne scialacquato in futili ghinghiglierie e l'altra metà finì sul conto della figlia. Di puttana, che in quanto tale la lasciò al verde sbattendola sotto al suddetto ponte. La vecchiarella, per sopravvivere, era costretta a procacciarsi le prede a mani nude e solo grazie ad anni di incuranza delle unghie, dei peli e dell'artrosi riusciva sovente ad intrufolarsi fra i cinghiali senza destar sospetto ed ivi cacciare facili prede. Ma avvenne che mentre fiutava una pista nel bosco, un grosso lupo le si parò dinanzi. I due si fissarono negli occhi per lunghi e interminabili attimi, immobili, immersi nel silenzio più assoluto. Poi il lupo disse: «Sembri un cinghiale. Puzzi come un cinghiale, ma qualcosa non mi convince». Nonnina rimase zitta e impassibile. Il lupo iniziò a girarle intorno, le annusò il culo, vomitò e gridò: «Sei la vecchia del ponte!» Nonnina non si scompose, con nonchalance aprì la gola del lupo da parte a parte con l'unghia del mignolo destro, gli infilò 2 dita nel naso e lo trascinò fino alla tana sotto al ponte. Tolta la pelliccia, che avrebbe poi barattato con un cartone di tavernello, fece il resto a cubetti per lo spezzatino. E fu in quel momento che ebbe l'ispirazione di portarne un po' alla sua nipotina che abitava in pieno centro e non aveva mai conosciuta, ma anche e soprattutto nella speranza di riallacciare i rapporti con i suoi cari, recuperare il tempo preziosissimo perduto, ritrovarsi in un abbraccio e scovare la cassaforte, riprendere il maltolto e sfanculare figlia di puttane chiunque vivesse sotto quel tetto. Sì, si poteva fare. C'era ancora un particolare però sul quale doveva lavorare: l'aspetto. Non poteva andare in centro conciata in quel modo e meno che meno poteva presentarsi ad una bambina. Allora nonnina si gettò sotto ad una pressa e quel che ne uscì fu di gran lunga meglio di quel che c'era entrato. In un modo o nell'altro nonnina giunse in centro. Rintracciò l'appartamento della nipote e suonò alla porta, pregustando quello che tutti ci si aspetta: i dolci occhioni di una paffuta e amorevole bimba, che in questo caso invece è il demonio zippato. «Chi cazzo è?» s'udì da dentro. «Amore, sono la tua nonnina». «E che cazzo vuoi? Chi ti conosce?» «Ti ho portato dell'ottimo spezzatino fatto con le mie manine». «Che schifo! Col cazzo che ti apro!» A quel dire, nonnina, che già che era secca di suo e in più la pressa aveva fatto il resto, scivolò da sotto la porta. Adesso che sei entrata, puoi andare a fanculo!» Nonnina guardò la bimba e le disse: «Ma che orecchie sporche che hai!» «E per tutte le cagate che dici!» «Ma che occhi bicicchiosi che hai!» «Mi si stanno incoteghendo per non vederti!» «E che denti marroni che hai!» «Io almeno ce l'ho i denti, vecchia! E tra un po' li avrò tutti nuovi!» Nonnina, colpita da quelle parole, colpì a sua volta. «Intanto cambia questi!» e col ginocchio in pieno volto al demone. Il labbro superiore si aprì esattamente al centro, da sotto il naso fino al labbro inferiore, tanto che si vedeva perfettamente che il demonio aveva ingoiato gli incisivi, un canino e sputato una zanna. Al grido di «vecchia di merda!» il demonio zippato ricambiò con la stessa moneta. Scornò nonnina sul medesimo ginocchio che poco prima l'aveva sfigurato. Questo ruotò all'indietro, con un crack, in un alone di urla e bestemmie. Nonnina cadde rovinosamente a terra. Ma in quel momento passava nei dintorni un portantino di Delivero che, attirato dalle urla, sfondò la porta e irruppe nell'appartamento pizze alla mano.
Alla vista della vecchia a terra col ginocchio a ore 12 e la bambina in un fiume di sangue, non ci pensò due volte e con un colpo di tacco sulla tempia pose fine alle sofferenze di nonnina. Poi prese la bimba e la lanciò dalla finestra. Ma proprio in quell'istante arrivò la figlia di puttana morta, che di fronte a quella scena gridò: «Ma cosa ha fatto?» Signora, la vecchia soffriva troppo e la bambina sporcava il tappeto. «Hai fatto bene, caro mio», disse figlia di puttana. «Tanto una m'era stata sui coglioni da che son nata, l'altra m'è stata sui coglioni da che è nata. Mi concederò te». E copularono per 3 giorni e 7 notti perché persero il senso del tempo, fino a che l'odore delle carni in decomposizione non li costrinse ad una strategica fuga. «Prima di andare», disse figlia di puttana, «sappi che dietro quel quadro c'è una cassaforte e dentro ci sono soldi, gioielli, pietre preziose e una Colt calibro 44, fedele riproduzione di quella di Callaghan. Prendi anche quella, può esserci utile. Ma attento, ha il grilletto molto sensibile, è carica, col colpo in canna e senza sicura. La combinazione è 6382. Di te mi fido». Ora, è ovvio che da qui in poi sarebbe financo inutile proseguire nella narrazione della storia solo per rimarcare ciò che è già fin troppo chiaro a tutti, ma per dovere di cronaca riporterò che non appena aperta la cassaforte, il portantino impugnò l'arma, puntò figlia di puttana e preme quel sensibilissimo grilletto con tutta la forza che aveva in corpo, riempì il borsone con l'intero contenuto dello scrigno e visse felice e contento, fregandosene di chi era triste e scontento. Morale: nascere figli di puttana non è una colpa, diventarlo sì.